Se lei legge anche sul nostro trittico, lei vede che giorno per giorno si parlava abbastanza bene di questi rapporti con l'esercito italiano, cioè cercavano di organizzarci, ecco. E quindi anche Borghese cercava di organizzarsi in Italia. È venuto, penso, per mettersi d'accordo anche lui, perché era lui che stava creando quest'altra divisione, San Marco, anche quella, che era qui in Italia. Queste 4 divisioni erano 4 divisioni italiane, addestrate dai tedeschi, ma divisioni italiane, tant'è che anche se riguarda l'organico, vede che sono tutti, ai vari gradi, sono tutti gli ufficiali necessari, eccetera, e quindi erano divisioni italiane. Eravamo sempre comandati dal generale principale, insomma, direttamente. Dietro c'era Gianfranco Alberti, anzi lì al comando di divisione c'era il generale, il maggiore Distler, tedesco, che faceva la trade union tra noi e i reparti tedeschi. Dunque, ecco, qui, noi finché siamo stati in Germania si parla sempre di andare al fronte, perché si voleva andare a combattere. Invece arriviamo in Emilia e ci hanno schierato tutti in fila. Allora il reparto ha cominciato a protestare, perché noi vogliamo andare al fronte. Sì, no, non sì, infatti dopo un po' si è reso libera una zona lì nella zona della Betone, dove i reparti tedeschi dovevano ritirarsi per andare da altre parti. Allora il comandante nostro del battaglione Uccelli è stato mandato lì. E poi dopo, poco prima del 25 aprile, Blotto, con il suo battaglione del 6° reggimento, l'altro del 5° reggimento, è stato mandato anche lui. È andato un po' più in là, però praticamente erano sempre mescolati. C'erano i nostri due battaglioni della San Marco, c'erano le armi della divisione alpina, e poi altri reparti. E quindi noi lì abbiamo combattuto, tanto è vero che alla vigilia del Natale c'è stata la famosa battaglia che ha combattuto e abbiamo mandati indietro gli americani, ma di un bel po', fin quasi giù a Viareggio li abbiamo mandati, capito? Però non ne parla mai nessuno di questa faccenda qui. Infatti parlano tutti dei fronti di Bologna e lì della zona di Garfagnana nessuno ha parlato. Mentre invece abbiamo andato dietro, però poi al momento in cui eravamo tranquilli, diciamo, abbiamo vinto, ci arriva l'ordine di ritirarci. Ci siamo ritornati sui nostri posti. E poi dopo lì l'ordine addirittura di rientrare oltre il Po. Quindi lì si è smembrato tutto. Qualche giorno prima del 25 aprile c'è questa ritirata oltre il Po, cosa vuol dire? Era una ritirata, però qui c'è poco da dire, cioè, per i tedeschi, per di più loro da andare oltre l'Alpi, quindi era più pesante per loro. E quindi già i tedeschi per conto loro hanno trattato con i partigiani. E anche noi dopo il 25 aprile, cioè quando siamo partiti da Altare e siamo andati ad Acqui, abbiamo trattato con i partigiani. Quindi al 25 noi siamo partiti da Altare, al 25 alle 6 del mattino eravamo già ad Acqui. E al 26 mattina, visto che c'era tutto tranquillo, tutte cose, io ero sempre abituato a fare 4 passi, prendo una strada che andava verso la montagna. Alla seconda o terza curva, che io vedo arrivare un gruppo di una 50ina di partigiani, tutti inquadrati, con le armi, eccetera, e io con la pistola e basta. Ho detto, qui ci sono dentro, perché era chiaro, no? Mi facciamo fuori, no? Ero solo. Invece io mi sono fermato, loro si sono fermati anche loro, dopo un po' uno è venuto avanti, e viene lì perché voleva parlare con me, e io ho cercato di chiudere subito il discorso dicendo: guardate che noi siamo ancora noi qui ad Acqui, aspettate un po' se volete venire, perché noi adesso finché ci siamo noi, poi andiamo via. E questo qui non so più cosa fare, non so più cosa dire, perché effettivamente
torna indietro, parla con i suoi, infatti dietro fronte sono tornati su. Per noi abbiamo detto entro il 26 ci ritiriamo tutti oltre il Po. Poi invece nella notte tra il 25 e il 26 ci hanno distrutto il ponte e non siamo più potuti passare oltre. Ecco allora che un gruppo di reparti tedeschi, italiani si sono ritirati poi nella cittadella di Alessandria, dove ci siamo fatti prendere dagli americani che sono arrivati. Alle 19 del pomeriggio sono arrivati gli americani lì ad Alessandria e il 30 mattina di aprile hanno caricato i primi camion, fra cui ero caricato anch'io, e ci hanno portato giù. E siamo arrivati alla sera a Genova. E il mattino dopo, ieri il 1° maggio, cioè la prima volta che si festeggiava il 1° maggio, abbiamo proseguito per San Rossore. Infatti, in quel proseguimento lì vediamo tutte le bandiere rosse, eccetera, perché festeggiavano il 1° maggio. Gli americani ci hanno sempre difeso contro i partigiani, soprattutto, che lungo la strada ci volevano dire qualche cosa, eccetera, eccetera. Al punto che un partigiano che credo nella zona della Spezia, credo sia, che a un certo momento si è messo a criticare come gli altri addosso a queste cose, e lì qualche soldato italiano si è fatto forte, è sceso dal camion, ha prelevato questo soldato e l'ha caricato sul camion con noi. Questo qui si è messo a protestare, e allora siccome sul camion c'era sempre una persona tedesca, americana, quale dice no, tu stai lì. È stato lì fino all'ottobre, quando si è sciolto il campo di concentramento. È stato lì prigioniero anche lui. Dopo la guerra, noi abbiamo avuto circa 900.000 caduti durante la guerra, quindi erano caduti. Dopo il 25 aprile abbiamo avuto ancora quasi altri dai 900 ai 1.000 dispersi, chiamiamoli così, caduti, morti dopo perché con i reparti smembrati, chi veniva preso dai partigiani li faceva fuori, buonanotte. È una cosa che non si è mai detto. Per esempio, io posso dire lì per la Liguria. Noi eravamo in Liguria si sa, c'era l'Aurelia e c'era la ferrovia, tutte e due con gallerie a non finire. Noi finché eravamo lì, per la difesa costiera, nel caso che fossero arrivati gli americani, noi abbiamo dovuto armare tutte queste gallerie per distruggere nel caso di incidenti. Al momento non abbiamo mai distrutto neanche una. Al 25 aprile è arrivato un mezzo ordine tedesco di dire distruggete tutto quello che potete prima di ritirarvi. Però grazie al cielo che invece cosa hanno fatto? Hanno lasciato su, per esempio non hanno distrutto nessun ponte, nessuna galleria. La ferrovia ha funzionato sempre regolarmente rispetto a prima, tranne le interruzioni che erano avvenute colpa dei bombardamenti americani durante la guerra. Quindi noi praticamente abbiamo aiutato i militari civili italiani che potevano essere fatti fuori, magari i tedeschi, invece sono stati difesi da noi.